Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi affrontiamo un tema a richiesta, ovvero le rune nel mondo longobardo. Bentornati, come sempre un ringraziamento a chi si iscrive al nostro canale e riceve in anteprima i video, a chi è nostro Patreon e li può trovare sulla pagina Patreon senza sottotitoli e a chi ci supporta coi super grazie. Tutti questi modi sono utili a portare avanti le varie attività della Fara. Per chi non ci conoscesse, non sono solo questi video, ma sono anche archeologia sperimentale, didattica e ricostruzione. Seguiteci sui social, Instagram, il vecchissimo Facebook, e potrete farvi un'idea di cosa facciamo oltre a queste chiacchierate. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Durante la live dell'8 gennaio con Paolo Nardi c'è stato un accenno alle rune anche nel contesto longobardo, e uno degli utenti ha chiesto un approfondimento, quindi perché non farlo? Beh, il perché è che fino adesso avevamo evitato l'argomento, essendo uno di quei temi che rischia sempre di polarizzare l'uditorio, di attrarre attenzioni indesiderate e anche di sfavorire il tentativo che la Fara porta avanti di togliere la divulgazione dell'Alto Medioevo da una nicchia politicamente molto definita e in cui noi non ci riconosciamo e che crediamo non debba essere l'unico modo di vedere l'Alto Medioevo. Detto ciò, se siete arrivati a questo video aspettandovi dei contenuti sui misteri delle rune, il loro significato esoterico, il valore nel culto odinista, non è il video giusto. Non è quello che facciamo. La Fara si occupa di divulgazione storica, di ricostruzione e di archeologia sperimentale. Conseguentemente, qualsiasi velleità spirituale o interesse in questa direzione non troverà spazio in questo video. Vi lascio però in descrizione un interessantissimo articolo di una studiosa, una runologa, Andrea Freund, che noi abbiamo conosciuto durante una delle conferenze all'Università di Malmo in Svezia, ormai quasi 6 anni fa, in cui anche io e la vicepresidente eravamo relatori insieme a diversi colleghi europei come Paul Mortimer, il referente scientifico di Campus Galli, curatori di portali web sull'Alto Medioevo. Ecco, lei ha portato un interessantissimo articolo proprio sulla storia dello studio delle rune e come queste siano, a partire dal 600-700 e poi purtroppo lo sappiamo molto bene, nell'800 e nel 900, state sfruttate a scopo nazionalistico e poi a partire invece dalla seconda metà del Novecento abbiano trovato un loro nuovo spazio all'interno delle letture religiose neopagane. Vi lascio il link in descrizione, l'articolo è scaricabile o quantomeno leggibile sicuramente proprio dalla pagina del convegno a cui abbiamo partecipato, quindi se spulciate abbastanza probabilmente trovate anche il mio e quello di Nini. Detto ciò, per chi fosse digiuno del tema, cosa sono le rune? Beh, le rune altro non sono che un alfabeto, una serie di segni utilizzati per la scrittura che tradizionalmente gli studiosi suddividono in 3 fasi, quella più antica legata al periodo delle migrazioni delle popolazioni germaniche, una particolarmente prolifica legata però solo al contesto anglosassone e insulare, e poi invece quella più lunga e quindi anche con più elementi, legata all'utilizzo nell'ambito scandinavo. Oggi affrontiamo l'argomento quindi dell'importanza e della presenza delle rune nei contesti però strettamente longobardi. Anche in questo caso possiamo suddividere la casistica in 3 tipologie. Iscrizioni runiche realizzate in contesti longobardi e probabilmente da longobardi. Iscrizioni runiche realizzate da pellegrini in Langobardia, magari in epoca successiva. Iscrizioni runiche non presenti nel territorio longobardo, ma che fanno riferimento al territorio longobardo. Tra l'altro, queste 3 suddivisioni si presentano in ordine cronologico, quindi le più antiche sono quelle
diciamo di pertinenza strettamente longobarda, poi abbiamo delle iscrizioni di una seconda fase di pellegrini nella Langobardia Minor e poi in ultima istanza abbiamo delle iscrizioni invece che non sono state ritrovate in Italia o nei territori longobardi, ma che dei territori longobardi fanno citazione. Bene, cominciamo dalla fine e risaliamo perché immagino che l'argomento più interessante sia il primo, ma diamo prima una contestualizzazione, quindi. L'ultima delle tre tipologie, quella cioè legata a iscrizioni runiche che citano la Langobardia o la terra dei Longobardi, ma che sono state ritrovate in realtà in terra scandinava, sono pietre runiche di X secolo circa, e fanno riferimento molto probabilmente a quella guardia varega o ad altre tipologie di mercenari di questo tipo che si trovavano quindi al servizio di Bisanzio, dell'impero romano d'Oriente, e che perdono la vita proprio in terra longobarda, probabilmente, secondo gli studiosi, in quella che noi oggi definiamo la Langobardia Minor, cioè l'Italia del centro-sud. Più che altro perché si mantiene indipendente fino al periodo a cui queste pietre fanno riferimento e a cui vengono datate, anche se sappiamo che per lungo tempo Langobardia indicava ormai quasi tutta l'Italia. Ma se incrociamo appunto la datazione delle pietre con gli interessi bizantini lungo la penisola, ecco quindi che diventa più probabile che queste incisioni, che sostanzialmente dicono il nostro guerriero è morto in terra longobarda e noi erigiamo queste pietre in sua memoria, ecco che molto probabilmente questa terra longobarda doveva essere la Langobardia Minor. Vi lascio alcune immagini, sono estremamente evocative e molto lontane però da quella che era la cultura materiale, linguistica e alfabetica del mondo longobardo. Erano un fenomeno squisitamente nord europeo della penisola scandinava che però cita i Longobardi. Facciamo un passo ancora più indietro, torniamo invece ai pellegrini. Ecco che i pellegrini anglosassoni, firmano col loro nome la presenza nel santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. E abbiamo quindi un elenco di nomi di pellegrini anglosassoni che intorno al VII-VIII secolo visitano questo importante santuario michelaico. Il culto di San Michele è molto importante in tutta Europa e magari faremo un approfondimento anche sul perché sia così importante invece proprio nel contesto longobardo. Quello che ci interessa oggi dal punto di vista runico è che queste iscrizioni testimoniano la presenza di pellegrini anglosassoni, quindi cristiani però, visto la loro destinazione, che continuano a utilizzare l'alfabeto runico per firmarsi. L'ultimo tipo di contributo che ci interessa è quello probabilmente più interessante, cioè le iscrizioni in alfabeto runico realizzate probabilmente da Longobardi. Allora, va detto che la riscoperta più recente e che attualmente è l'esempio più antico di iscrizioni runiche in Italia è una riscoperta del 2019, in realtà riferita a degli scavi degli anni 60, ma che nessuno aveva identificato ancora. Mi spiego. Nel territorio di Belmonte, in provincia di Torino, è stato indagato un sito molto interessante che ha fornito diversi materiali, soprattutto legati alla vita artigianale del periodo longobardo, attrezzi, picconi, aratri, vomeri e anche delle fusarole. Cosa sono le fusarole? Le fusarole altro non sono che i pesi forati dove poi veniva inserito il fuso vero e proprio, cioè un'asticella di legno, e che servivano appunto per filare il fiocco di lana e farlo diventare filo. Ecco che su una di queste fusarole, nel 2019, rianalizzandole, una studiosa ha riconosciuto la presenza di alcune rune. Questa iscrizione runica è la più antica conservata in Italia e fa riferimento a un contesto e una datazione che sarebbe prettamente longobarda, ma con dei dubbi. Sì, perché l'iscrizione di per sé non è stata completamente decifrata. Si riconoscono alcune lettere, una delle quali in particolare, l'altra è la F, ma quella che ci interessa di più è la H, l'omologo della H nell'alfabeto runico, che viene scritta in una maniera che normalmente viene attribuita ai germani orientali e quindi il dubbio
si fa avanti dicendo chissà se chi ha scritto queste rune era un longobardo o viveva sotto i longobardi e magari aveva un'ascendenza gotica. Questo ancora non lo sappiamo. Fatto sta che la Fusarola di Belmonte è l'esempio di iscrizione runica in un contesto germanico longobardo per datazione e riferimenti, forse anche per esecuzione, che si sia mai trovata in Italia. E quindi? Tutto qui? Ci sono solo alcune letterine su una Fusarola? No, però dobbiamo spostarci al periodo precedente alla migrazione dei Longobardi in Italia. Prima dell'arrivo dei Longobardi in Italia, in particolare nella loro ultima tappa, quella diciamo della Pannonia, abbiamo la presenza di due fibule, entrambe femminili, quindi delle fibule a staffa. Ricordo, per chi non avesse approfondito nei nostri video il costume tradizionale longobardo, trovate qui un video che abbiamo realizzato per il Museo d'Arte e di Archeologia della Maremma. In ogni caso, nel costume femminile tradizionale di prima generazione, e quindi anche di quella dell'ultima pannonica, le donne portavano una fibula S in coppia, a chiudere lo scollo di una veste e a fermare il velo sulla spalla, e due fibule a staffa, sempre in coppia, a penzoloni da dei lacci dalla cintura. Ecco che questa seconda tipologia di fibule presenta queste iscrizioni e vengono datate circa fra il 535 e il 560, cioè la generazione precedente a quella della migrazione. Una di queste fibule è quella di Aquincum, cioè Budapest. In questa fibula noi leggiamo Klein Kingia, cioè piccola o bella spilla, e poi un elenco di lettere runiche che altro non sono che le prime lettere dell'alfabeto runico, quello che poi noi quando discutiamo così in chiave amicale delle rune definiamo appunto alfabeto Futhark, dalle prime lettere dell'alfabeto. Ecco quindi che abbiamo una dedica in cui viene descritto il gioiello, una bella o piccola spilla, e poi un elenco di rune. E in questo caso, quando le rune sono sparse oppure in semplice elenco, cosa che pare accadere abbastanza spesso, ci dicono gli studiosi, si suppone una funzione apotropaica di questa iscrizione. L'altro caso, invece, ci fa spostare in Slovacchia, a Bezenie, dove di nuovo su una coppia gemella di fibule a staffa troviamo un'iscrizione con un nome femminile, un nome proprio, Godaid, seguita da alcune rune illegibili, e sottostante a questa prima iscrizione un'altra che recita Arisboda Segum. In particolare il termine Segum viene giudicato molto interessante dai linguisti perché avrebbe una derivazione direttamente latina e mostrerebbe quindi una contaminazione della lingua longobarda ben precedente all'arrivo in Italia. Ecco che quindi questi sono gli esempi di iscrizioni runiche nel mondo longobardo. Non ne abbiamo altri, perché? Beh, probabilmente perché alcune sono andate perse e poi perché erano tipiche di un tipo di cultura legata proprio alla matrice premigratoria e anche, se vogliamo dire, pre-cristiana. In epoche successive, in contesti diversi da quelli longobardi, l'alfabeto runico verrà contrapposto a livello identitario a quello latino e cristiano. Ecco quindi che come i longobardi in 2 o 3 generazioni vanno a perdere velocemente l'utilizzo della lingua parlata, probabilmente l'utilizzo addirittura delle rune scritte viene perso ancora prima. Sappiamo benissimo che mentre la lingua parlata può divenire una lingua familiare, che si mantiene solo all'interno del nucleo e che poi invece all'esterno viene sostituita da un nuovo medium, come in questo caso il latino, nel nostro caso di Longobardi d'Italia, ma ecco che una lingua scritta o comunque una serie di segni in accordo condivisi, se non vengono tramandati, se non vengono insegnati, si perdono immediatamente da una generazione all'altra. Questo è quello che sappiamo sulle rune longobarde al momento. Speriamo che l'argomento vi interessi. Lasciamo in descrizione, oltre al saggio già citato sull'utilizzo delle rune in epoca moderna e l'evoluzione del suo studio, e il link al video che tratta di lingua longobarda e che tratta anche questo tema, sempre del famoso convegno che abbiamo già citato, organizzato a Grosseto dal MAM, e alcuni altri piccoli articoli sempre così per contestualizzare. Vi ricordo che i nostri video hanno lo scopo di invogliarvi ad approfondire. Mi raccomando, non annoiatevi mai e studiate sempre. Alla prossima e mandi!